Beh, io sono davvero onorato di essere qui con voi oggi, anche perché l'origine della mia famiglia è biellese e quindi torno in zona. Però devo dire che la presentazione è un po' esagerata, non è proprio così. Ma è esagerata perché, come sapete, nello sport come nella vita conta solamente quello che deve ancora essere raggiunto. Quindi ce lo insegna bene il coach della nostra nazionale di pallavolo e non solo, Davide Mazzanti, conta il risultato verso cui puntiamo. E il risultato verso cui puntiamo in questa sede, sicuramente è stato ricordato da chi mi ha preceduto, è quello di avere una competenza in più su come possiamo essere utili per aiutare chi è più giovane di noi, e quindi noi adulti per eccellenza, possiamo aiutare i ragazzi a crescere nel modo migliore, soprattutto esprimere il loro talento e far corrispondere il loro potenziale con la loro realizzazione. Per fare questo può essere utile, quello che vi propongo questa mattina, una riflessione congiunta, quindi tra tutti noi, sulle caratteristiche della generazione Z e Alfa, partendo da una review bibliografica che è stata fatta all'interno dell'Università di Torino, anche ad opera di un collega, il professor Cortese, e quindi io vi presenterò questo percorso partendo dal contesto in cui noi ci troviamo, cioè in una epoca in cui c'è per la prima volta nelle organizzazioni troviamo 4 generazioni che lavorano tra di loro, forse non è la prima volta, ma certamente queste generazioni sono molto molto diverse fra di loro, quindi troviamo i baby boomers, generazione X, Y e Z, quindi gli ultimi arrivati. Siamo in un'epoca in cui c'è moltissima volatilità, quindi l'incertezza e la velocità con la quale le cose intorno a noi e anche dentro di noi cambiano è moltissima, c'è tantissima incertezza e soprattutto viviamo in un sistema complesso che non è complicato. Sapete la differenza? Complesso vuol dire che se io introduco un input, l'output non è certo, è probabile. In un sistema complicato invece è tutto più facile, perché nonostante ci sia complicazione, come gli orologi svizzeri di altissima fattura, l'output è perfetto. Noi siamo sicuramente in un sistema complesso e non possiamo trasformare la complessità in complicazione. Per fare questo dobbiamo ricordarci di alcuni presupposti. Come vengono definite le generazioni e come si forma il nostro pensiero nello stare insieme agli altri. Ci sono 3 direzioni o 3 assi che noi possiamo seguire. Per esempio, certamente noi evolviamo in seguito al ragionamento, quindi al sistema di pensiero che ci viene proposto, evolviamo in seguito alle emozioni che viviamo e anche nel modo in cui noi usiamo queste emozioni a nostro vantaggio, ricordandoci che le emozioni sono sempre positive dal punto di vista dello sviluppo, nel senso che è energia che noi possiamo mettere a disposizione di ciò che facciamo, dobbiamo solo decodificarle. Per esempio la rabbia non è un'emozione negativa, ma sapete tutti avere il significato di c'è qualcosa che devi cambiare, quindi quando sono arrabbiato questo è quello che posso fare. E poi il sistema di relazioni attorno a noi forma il nostro modo di percepire il mondo, di percepire gli eventi che ci riguardano. Se facciamo un passo indietro, quindi possiamo riconoscere che in certe situazioni sociali, in certi momenti, questi 3 assi sono connotati da una certa similitudine e tutto ciò può definirsi in un arco temporale normalmente attorno ai 20 anni e più o meno in quell'anno c'è una caratteristica generazionale. Quindi vediamo intanto quali sono queste caratteristiche, quali sono queste generazioni che sono già state citate da chi mi ha presentato. Le generazioni sono queste, suddivise su un arco temporale di 15 anni normalmente, soprattutto le ultime, proprio per questo eccesso di velocità che noi abbiamo con la quotidianità. Noi ci concentreremo in particolare sulla generazione Z e sulla generazione Alfa, andando a riconoscere alcuni meccanismi che per la prima volta nella storia del genere umano si presentano
a noi, e penso che questo ragionamento possa essere molto utile per gli insegnanti o comunque per chiunque deve guidare nella quotidianità i ragazzi della generazione Z. Ora, per affrontare questo argomento abbiamo due possibilità. Possiamo lasciarci guidare dal nostro pregiudizio e dire i ragazzi di oggi non sono più come i ragazzi di una volta, ma questo non ci interessa perché noi cresciamo. Possiamo invece assumere questo punto di vista, ovvero osserviamo ciò che sta là fuori, quindi questi ragazzi, ce ne sono qua in questa sala, della generazione Z attraverso i loro punti di forza. Questa prospettiva, cioè saper osservare l'altro attraverso i suoi punti di forza, è un aspetto e una qualità fondamentale per qualunque coach sportivo, ma non solo, chiunque abbia a che fare con l'apprendimento, l'insegnamento. Devo saper fare questa operazione e non è scontato, anche perché a volte magari mi dimentico di quali sono i miei personali punti di forza. Tra l'altro nello sport, per esempio, il dialogo migliore che ci può essere tra un atleta e il suo allenatore è proprio basato sul riconoscimento dei punti di forza dell'atleta. Quindi faremo questo viaggio molto breve, generazione Z e Alfa le mettiamo insieme perché si assomigliano molto, almeno per ora, però la review bibliografica che vi presento è stata svolta su tutto ciò che è stato pubblicato sulla generazione Z in particolare. Quindi partiremo da alcune parole chiave che fanno riferimento alle qualità di questi ragazzi, quindi vi ricordo, osserviamoli attraverso i loro punti di forza principalmente, alla tecnologia, poi vedremo quanto è importante la concretezza, la capacità di problem solving, chiedendoci se sono più bravi o meno bravi di noi, delle vecchie generazioni, che tipo di stimoli motivazionali possono essere utilizzati per portarli a essere più efficaci nel raggiungimento del loro obiettivo. Faremo un excursus sull'idea di multitasking che non esiste più, non dobbiamo considerarlo un termine da utilizzare, concentrazione e infine una prospettiva di relazione con l'autorità proprio di questi ragazzi della generazione Z. Quando parliamo di generazione Z dobbiamo ricordarci che loro sanno processare il mondo e la loro percezione attraverso le immagini, molto meglio delle vecchie generazioni. Il loro cervello si è strutturato in questo modo, per cui anche le aree deputate all'interpretazione delle immagini ovviamente si sono ingigantite rispetto al passato. Queste immagini hanno determinate caratteristiche, non sono neppure più immagini statiche, ma come sapete sono dei brevi filmati ed è difficile per loro anche stare attenti quando ci sono proiezioni eccessivamente lunghe. Quindi un tempo determinato, che qualcuno dice essere attorno ai 7 secondi, ma è un po' poco, quindi sicuramente comunque un tempo da considerare come limite. Quale motivo quindi noi possiamo considerare questa come una loro qualità? Diventa un punto di forza e uno stimolo educativo e anche di apprendimento per loro quando l'insegnante utilizza questo tipo di stimoli. Non è assolutamente gradita la lezione frontale vecchio stampo, quindi le lezioni magistrali non si fanno più in nessun campo. Secondo punto, facciamo riferimento alle vecchie generazioni, quindi X e Y, quindi siamo dal 1965 al 1980, queste due generazioni vivono nati in quel periodo, scusate, l'80 generazione X e poi dall'81 al 95 abbiamo la generazione Y. Per queste generazioni l'identità, ovvero la suddivisione del tempo, più o meno è queste 5 grandi aree, suddivise in modo abbastanza simile. Che cosa succede invece alla generazione Z? L'area che riguarda il tempo e l'importanza dei social è quasi il 50% e loro considerano i social come una parte importante della loro identità. Vuol dire che appartengono questi social al loro mondo
psicologico e non possono più essere distaccati dall'identità. Quindi io sono l'identità che vivo in carne e ossa, ma sono anche l'identità che una volta ero un avatar e oggi invece fa parte proprio della struttura mentale di questi ragazzi. L'altra parola chiave che ci aiuta a considerare che cosa è utile fare nei confronti di questi ragazzi è l'idea di concretezza. Sono molto molto richiedenti su questo tema e quindi sulla necessità del fare. Noi possiamo fare qualsiasi tipo di spiegazione, ma se non facciamo vedere non funziona. Quindi questo è il motivo per cui, come sapete, in qualsiasi tipo di ambito tutto quanto tende ad essere gamificato, quindi utilizzare dei giochi che mettono in pratica il concetto che è stato appena enunciato. Senza questa modalità, anzi vorrei dire che è necessario a volte partire dalla gamificazione o comunque dall'esperienza pratica per poi trarre delle informazioni. Non funziona l'apprendimento. Quindi ci troviamo in una condizione che è un po' simile, a differenza dello studio della matematica in Occidente, inteso qua nel Western world, e quello che succede invece in Asia. Penso che lo sappiate, in Occidente noi studiamo la matematica o proponiamo la matematica secondo delle procedure, quindi se vogliamo risolvere un'equazione dobbiamo lavorare seguendo un determinato schema che si chiama passaggi matematici logici per la soluzione. Se invece ci trasferiamo in Oriente, soprattutto in Giappone, in Cina, lo studio della matematica è completamente approcciato in modo diverso, cioè viene proposta un'equazione ovviamente coerente con il livello di competenza di quei ragazzi e viene chiesto loro di provare a risolverla. Dopo alcuni tentativi da parte dell'insegnante viene considerato il livello di errori, quindi si vanno a esplorare questi errori, mettendo in evidenza appunto che normalmente chi tenta di risolvere questa equazione fa quegli errori. Questo fa sì che chi studia matematica sia molto più coinvolto nel comprendere qual è la procedura e quindi la impara non avendo il timore o la paura di sbagliare, cosa che invece succede dall'altra parte. Chi sono i migliori matematici? Gli indiani vincono spesso dei premi, gli ingegneri indiani e i matematici giapponesi e non solo. Quindi questo è quello che noi dovremmo tenere in considerazione, quindi prima fare e poi spiegare. Problem solving, anche qui ci troviamo di fronte ad una necessità. Tra l'altro ricordiamoci che un adulto si può definire tale se ci sono due istanze che fanno parte della sua identità, quindi si diventa adulti quando si è capaci di stare nel tempo presente, quindi nell'intensità del tempo presente, e si sa risolvere i problemi. Se non ci sono queste due capacità non possiamo considerarci adulti. Sono più o meno bravi di noi, vecchie generazioni, a risolvere i problemi. Sono meno bravi quando si parla di problemi complessi o complicati, meglio, ma sono più bravi di noi quando invece devono risolvere problemi semplici. Quindi questa indicazione e questi studi ci mettono in evidenza come, se noi dobbiamo relazionarci con questi ragazzi, è assolutamente opportuno spezzettare il problema e dare magari ad ognuno di loro, ad un team, ad una task force organizzativa, il compito di risolvere problemi e poi metterli insieme cercando di risolvere così il problema globale. Quindi anche questa è un'indicazione che ci può essere utile. Per quanto riguarda la motivazione, al di là del fatto che sappiamo tutti che questa viene definita anche l'epoca della dopamina, cioè quel neurotrasmettitore che noi produciamo quando abbiamo raggiunto un obiettivo, mentre durante tutto il percorso di solito sviluppiamo serotonina. Però al di là di questi correlati neurofisiologici, penso che sia utile ricordarci che la motivazione non vuol dire nulla se non facciamo riferimento all'automotivazione. Quindi è assolutamente impossibile motivare una persona che non sia capace di automotivarsi.
Come facciamo a sviluppare questa automotivazione? Ricordandoci quello che diceva uno scienziato del passato, però assolutamente vero, anche se non era uno psicologo, che la scelta più importante che un bambino deve fare è capire se si trova in un ambiente amico o nemico, dopodiché tutto sarà una conseguenza di questa decisione. E si chiamava Albert Einstein, questo scienziato. Come facciamo quindi a sviluppare un ambiente cosiddetto amico, all'interno del quale poi sia la scuola o l'ambito sportivo o qualsiasi altra attività che abbia a che fare quindi con un gruppo, con una comunità? Dobbiamo ricordarci di un altro principio che oggi la psicologia mette in evidenza, che le persone evolute preferiscono essere riconosciute invece che guidate. Quindi inizialmente certamente noi dobbiamo dare una guida, dobbiamo dare delle spiegazioni, ma col tempo le persone staranno bene in quella situazione se si sentiranno riconosciute. Come si fa a riconoscere una persona? Si deve strutturare un sistema che generi feedback positivi o negativi, ma basati per esempio sul fatto. Quindi in altri termini vengono anche chiamate carezze, quando noi riconosciamo le qualità di quell'individuo. Vado velocemente per riprendere la differenza principale in questo caso invece che ci può essere tra le generazioni passate e la generazione Z e Alfa. Tutti quanti noi, delle vecchie generazioni, quando studiavamo all'università avevamo definito un obiettivo, per esempio, questo si chiama wanting. Quindi io ho questo obiettivo, mi metto in cammino e se sono stato fortunato, alla fine di questo percorso qualcuno mi ha dato una pacca sulla spalla e mi ha detto il giorno della laurea: sei stato bravo. Questo si chiama liking. Quindi noi siamo cresciuti e ci siamo evoluti con questo sistema. C'era un wanting, un tempo di latenza o di percorrenza di questa distanza verso il raggiungimento dell'obiettivo, quindi il percorso della serotonina più che altro. Lì nel momento della nostra dopamina a disposizione avevamo forse un liking. Oggi è completamente diverso. I ragazzi della generazione Z tendono, anche proprio per modificazioni di quel circuito neurale che abbiamo visto prima, tendono ad avere questa caratteristica. Cercano il liking, non il wanting. Pertanto il loro wanting diventa il loro liking ed è per questo motivo che spesso abbandonano situazioni anche per noi o per il passato definite assolutamente positive e anche stimolanti se non ricevono il giusto riconoscimento. Quindi questo è il motivo per cui nelle organizzazioni rispetto alla generazione Z c'è un grande turnover quando loro non si percepiscono riconosciuti. Quindi questa vicinanza è fonte di questo problema. Scusi? Ah sì, si chiama così in letteratura, lo chiamano così, ma wanting vuol dire desiderio, mi muovo verso il desiderio, l'obiettivo. Come vedete può essere a volte utilizzato come sinonimo di waiting, cioè aspetto, ci vuole un certo tempo. Dall'altra parte liking mi piace, ma il like che noi tutti conosciamo sui social, quindi quella spunta che dice che ho gradito, o meglio ho visto, ho fatto finta di vedere quello che viene proposto. Rispetto, come dicevo, al multitasking, apparentemente questi ragazzi lavorano in multitasking, in realtà non è così, perché la scienza oggi ci dice che il multitasking non esiste, perché quando noi pensiamo di essere in multitasking stiamo facendo un secondo una cosa, un secondo l'altra, un secondo una cosa, un secondo l'altra, perdendoci tra l'altro qualità, sprecando energia e mettendoci in una condizione di fare più fatica nel svolgimento del nostro compito, per cui in realtà anche nell'apprendimento, nell'insegnamento dovremo considerare l'idea di switch tasking, cioè la capacità di fare una sola cosa alla volta in modo alternato, quindi scelgo io qual è la priorità, porto avanti per un certo periodo quella priorità, dopodiché cambio priorità. Ovviamente lo switch tasking vuol dire che io posso fare questa operazione più volte durante il giorno. Bene. Andiamo a vedere il grafico relativo all'attenzione. Anche questo punto è piuttosto importante perché per quanto riguarda X e Y
Normalmente facciamo finta di essere entrati in un bar per fare colazione, prenderci un cappuccino e troviamo il quotidiano, che non si trova neanche più così facilmente, però se noi lo consultiamo in modo casuale, sappiamo che possiamo portare l'attenzione per 12 secondi su una pagina, quindi questo è un po' lo studio che è stato fatto. Mediamente ognuno di noi aveva questo tempo di attenzione stimato. Oggi il tempo di attenzione medio è praticamente la metà. Questo significa che cogliere l'attenzione di questi ragazzi è estremamente difficile, ma proprio per una loro modificazione cerebrale. Quindi, che cosa possiamo portarci dietro rispetto a ciò che abbiamo detto in estrema sintesi? Che i ragazzi della generazione Z non sono meno intelligenti, ma forse neanche più intelligenti delle generazioni precedenti, hanno un modo diverso di interpretare la realtà. Conoscendo questi meccanismi mentali abbiamo il grosso vantaggio di poter interagire con loro in una condizione assolutamente funzionale. Facendo, per esempio, utilizzando spiegazioni più brevi ed efficaci, quindi andando subito al punto, spezzettando l'apprendimento in piccoli bytes, no? Quindi piccoli pezzi di informazione. Fare esperienze in velocità, che vuol dire che se mi rendo conto che quell'immagine, quella proposta, quel concetto non è stato colto nel modo migliore, dovrò essere capace come insegnante, come responsabile di cambiare creandone un altro, sviluppando immagini mentali. Ricordiamoci che noi siamo efficaci quando riusciamo a trasmettere immagini mentali, termini come stai concentrato, rilassati, non vogliono dire nulla, se non portano con sé un processo che mi genera la concentrazione oppure il rilassamento. E infine c'è questo problema che è utile conoscere. Non c'è mai stata connessione tra autostima e autoefficacia. In estrema sintesi, autostima vuol dire la sensazione che ho di essere adatto al mondo, quindi mi trovo bene nel mondo, quindi è un concetto generale. Autoefficacia vuol dire mi sento capace di svolgere al meglio il mio compito, quindi uno riguarda l'identità, l'altro, l'autoefficacia, riguarda la mia capacità di fare bene. Non c'è mai stata una connessione nelle generazioni precedenti, per cui se io ricevevo un giudizio su di me come individuo, questo non intaccava la mia capacità di suonare il violino. Oggi questo muro si è disintegrato, per cui sappiate che se voi date un giudizio sull'incapacità di quel ragazzo di svolgere un qualsiasi compito, questo non si ferma alla semplice realtà del fare di quel momento, quindi del compito da svolgere, ma va a intaccare l'autostima, in negativo chiaramente. Questo è il motivo per cui a volte questi ragazzi abbandonano l'insieme o il gruppo o l'attività che stanno svolgendo perché non si sentono in una condizione di identità adeguata alle loro aspettative. Questo credo che sia molto importante perché è la prima volta sicuramente che capita una cosa del genere, per cui noi dobbiamo stare molto molto attenti come adulti nel generare o nel fornire giudizi. Non possiamo certamente avere qualcuno che dall'esterno va in giro a dare pacche sulle spalle, perché quelle le devono ricevere da noi eventualmente. L'ultimo problema, che però può essere un'opportunità: i ragazzi della generazione Z non riconoscono l'autorità. Penso che chi di voi è qua e fa l'insegnante, siete la maggioranza, questo sia un aspetto con cui avete avuto a che fare. Non riconoscono l'autorità come situazione precostituita, ma la riconoscono quando percepiscono di essere presenti nella mente dell'autorità, quindi di esistere all'interno della mente dell'autorità. Questo fatto ci invita e ci suggerisce di imparare ad ascoltarli realmente, non per finta, perché una delle cose che loro hanno imparato a fare, e non ce lo spieghiamo più di tanto, è che io non posso falsificare l'ascolto attivo, non posso falsificare il riconoscimento, se ne accorgono, e quindi se io falsifico queste
questo atteggiamento di riconoscimento, per loro è finita, quindi non è più possibilità di interagire in nessun modo. Bene, quindi direi che siamo a 0 secondi, quindi in sintesi abbiamo fatto questo viaggio ricordandoci l'importanza delle immagini per questi ragazzi, l'importanza della concretezza, l'opportunità di considerare la loro tendenza e capacità di affrontare le sfide, quindi tutto quello che viene proposto come una sfida è visto da loro come un processo assolutamente normale, naturale, e quindi la gamification di cui stavamo parlando prima. E infine, se parliamo di problem solving, è assolutamente importante ricordarci che sono meno bravi di noi nei problemi complicati, ma più bravi di noi nei problemi semplici. Grazie per la vostra attenzione.